Ciao ragazzi, ve lo ricordate il caso di Elisa Lam? Nel 2013 la tragica scomparsa di questa ragazza, ritrovata in seguito senza vita all'interno di una delle cisterne d'acqua dell'hotel dove era alloggiata, diventò uno dei casi più famosi sul web. Di teorie per spiegare il fatto ne vennero proposte molte, anche di natura paranormale. Tuttavia a volte è necessario conoscere tutti i dettagli di una vicenda per essere in grado di formulare ipotesi realistiche, e questo è proprio quello che cercherò di fare oggi. Prima di iniziare però ci tengo a precisare una cosa, che il video non è basato sulla miniserie di Netflix, di cui tanto mi avete parlato e si è parlato in questo periodo, ma soprattutto sull'indagine effettuata da un certo Paul Landó, un collega youtuber messicano che è stato uno dei primi ad effettuare una ricerca seria sull'argomento. Ecco quindi tutta la verità sul caso di Elisa Lam. In questa sede non racconterò dettagliatamente come si svolse la vicenda, ma la riassumerò per chi non avesse mai sentito parlare. Nel 2013 Elisa Lam, una ragazza canadese di 22 anni, scomparve misteriosamente durante un viaggio in California, più precisamente mentre si trovava alloggiata all'Hotel Cecil di Los Angeles. Venne vista per l'ultima volta il 31 gennaio 2013, giorno in cui una telecamera di videosorveglianza la riprese in uno strano atteggiamento all'interno di uno degli ascensori dell'hotel. Avrebbe dovuto ritornare a casa il giorno dopo, ma non lo fece più. La sua scomparsa fece scattare rapidamente l'allarme il giorno successivo, il 1 febbraio. La polizia iniziò le indagini. Alla fine, il suo corpo venne ritrovato il 19 febbraio, 20 giorni dopo la sua scomparsa, all'interno di una delle cisterne d'acqua poste sul tetto dell'edificio. Alcuni dei clienti dell'hotel si erano lamentati del colore e odore dell'acqua che usciva dai rubinetti, e fu grazie alla loro segnalazione che fu possibile ritrovare il corpo di Elisa. Ma come c'era arrivata lì? Come aveva potuto raggiungere la parte superiore di una delle cisterne? E soprattutto, se ci si fosse infilata dentro da sola, come avrebbe potuto richiudere il coperchio della stessa? Sì, perché il coperchio della cisterna venne trovato chiuso. Ed è qui che inizia il mistero. Il video dell'ascensore. È a radice del famoso video dell'ascensore che il caso di Elisa Lam iniziò ad attirare l'attenzione della community sul web. È proprio questo spezzone di una telecamera di videosorveglianza a far nascere 1000 domande, alle quali a suo tempo nessuno fu in grado di rispondere. Nel filmato vediamo Elisa entrare agitata nell'ascensore, affacciarsi all'esterno e guardare ripetutamente a destra e sinistra, per poi nascondersi in un angolo dello stesso. Il suo comportamento è bizzarro, sembra dettato dalla paura. Forse quella di essere seguita? Ma da chi? Visto che tutta la scena è ripresa dall'interno, non c'è dato sapere se l'origine dei suoi timori sia qualcosa di reale o no. Da qui le varie teorie. Quella che la vede vittima di una persona che la sta perseguitando? O quelle più paranormali che la vedono preda di un'entità invisibile. Anche qui, però, ci sono diverse informazioni che sono state omesse dal racconto ufficiale. Innanzitutto, quello che stiamo vedendo, il video diventato virale nel 2013, non è completo. Non si sa con esattezza se sia stato lo stesso hotel a manipolarlo prima di metterlo a disposizione delle autorità competenti, oppure se siano state quest'ultime a voler occultarne una parte. Fatto sta che, una volta esaminato da esperti, è apparso evidente che dal video originale sia stato eliminato all'incirca 1 minuto di girato, 60 lunghi secondi dove potrebbe essere successo davvero di tutto. Ora, pensandoci bene, l'ipotesi che sia stata proprio la direzione dell'hotel a consegnare un video incompleto alle autorità è forse quella più probabile, soprattutto se consideriamo che in quel minuto potrebbe essere avvenuto un fatto che, se venuto a sapere, avrebbe comportato dei problemi per l'hotel stesso. Facciamo un esempio. E se un impiegato dell'hotel avesse trovato Elisa in quello stato confusionale e non le avesse prestato soccorso? Ci troveremmo di fronte a un'infrazione gravissima, che potrebbe comportare una multa esorbitante e la chiusura definitiva della struttura. Ad ogni modo, l'omissione di quel minuto cruciale della scena rende il comportamento di Elisa ancora più inspiegabile, ripetitivo
e disturbante. L'hotel più infestato degli Stati Uniti. Lo scenario dove si svolse la vicenda è forse quello che ha generato più teorie legate al paranormale. Si tratta dell'Hotel Cecil, definito da molti uno dei luoghi più infestati degli Stati Uniti. Da quando venne inaugurato nel 1927 ad oggi, la sua storia è stata caratterizzata da fatti davvero terrificanti. Al suo interno avrebbero perso la vita almeno 16 persone, in alcuni casi assassinate e in altri per aver deciso di porre fine alla loro esistenza proprio tra quelle mura. Si dice inoltre che, per un certo periodo di tempo, una delle sue stanze avrebbe ospitato Richard Ramirez, uno dei più efferati serial killer statunitensi, e che Elizabeth Short, la Dahlia Nera, avrebbe passato la sua ultima notte in vita proprio lì. Vi sono poi numerosissime testimonianze di persone che furono protagoniste di fenomeni paranormali proprio mentre erano alloggiate in una delle sue camere. Strane grida nel cuore della notte, ombre sulle pareti, fenomeni poltergeist e chi più ne ha più ne metta. Per farla breve, si è sempre creduto che l'hotel fosse il ricettacolo di forze oscure che avrebbero influito negativamente su alcuni dei suoi ospiti, inducendoli a commettere gesti estremi contro la loro volontà. Detto questo, sembra logico che la vicenda di Elisa Lam sia stata attribuita proprio a queste forze oscure. La realtà però è un'altra. Innanzitutto, non esistono prove che Richard Ramirez sia stato ospite dell'hotel, anche per un brevissimo periodo di tempo. Stessa cosa vale per quanto detto sulla Dahlia Nera. Non ci sono ragioni per pensare che abbia passato la sua ultima notte in quell'hotel. Queste due informazioni sono frutto di leggende urbane e un modo per rendere ancora più inquietante il caso. I fenomeni paranormali di cui tanti parlano non sono mai stati provati. All'interno dell'albergo non sono state scattate fotografie o girati video inspiegabili. Tutte le storie riportate sono state raccontate dai protagonisti che, a detta loro, le hanno vissute in prima persona, normalmente soggetti ossessionati dal paranormale, che hanno passato una o più notti lì, proprio attirati dall'idea di vivere un'esperienza inspiegabile. E si sa, la suggestione può giocare brutti scherzi. Il fatto invece che l'Hotel Cecil sia stato scenario di diversi suicidi o omicidi ha una ragione più semplice e non ha a che vedere con energie negative o demoni. Il gran problema dell'Hotel Cecil è la sua ubicazione. La zona dove si trova è conosciuta con il nome di Skid Row, una delle aree più povere degli Stati Uniti. Il livello di delinquenza è alle stelle. Le sue strade sono popolate da migliaia di senzatetto che vivono in una guerra costante per sopravvivere. È una zona estremamente pericolosa e, come si può immaginare, l'hotel deve trovare un modo per attirare clienti e lo fa applicando prezzi ridicoli, i più bassi che sia possibile trovare in città. Chi cade nella trappola sono di solito proprio turisti sprovveduti che fiutano l'affare ma non si informano sul luogo dove andranno a finire. E sembra proprio che Elisa Lam sia stata una di loro. Con questa informazione alla mano, 16 persone che hanno perso la vita nell'hotel non sembrano poi così tante, considerata la pericolosità della zona, giusto? Opera di un assassino? A questo punto si potrebbe dar credito alla teoria, proposta da moltissime persone, che Elisa sia stata assassinata. Questo potrebbe giustificare il suo atteggiamento nell'ascensore. Se qualcuno ti sta seguendo e non sai quali sono le sue intenzioni, cercare di nasconderti ed essere preso dal panico è più che normale. Eppure, questa ipotesi viene ben presto scartata dalle autorità. Sul corpo di Elisa, infatti, non erano presenti segni di violenza di alcun tipo, nulla che facesse pensare che potesse essere caduta vittima di un killer. Le prove contro la teoria dell'omicidio erano chiare. Allora, cosa poteva essere successo realmente? Ciò che nessuno diceva. Quando il caso di Elisa Lam venne portato alla luce, fu proprio la sua enigmaticità a renderlo virale sul web. Nessuno poteva spiegarsi come la ragazza avesse potuto raggiungere la cima delle cisterne, o come il suo corpo fosse stato incontrato all'interno di una di esse che al momento del ritrovamento del corpo sarebbe stata sigillata.
Ma la grande domanda era soprattutto una: perché nell'ascensore la si vedeva così spaventata? Da cosa era minacciata? C'è da dire che il mistero non sarebbe stato così fitto se già allora fossero stati riportati dei fatti importanti che hanno a che vedere con la protagonista di questa storia. Elisa era una persona affetta da disturbo bipolare e da una grave depressione. Per tenere a bada i sintomi della sua condizione, assumeva dei farmaci che in determinate condizioni potevano essere responsabili di vere e proprie allucinazioni. Quando Elisa giunse all'Hotel Cecil, chiese alloggio in una stanza condivisa, dove erano presenti altre ragazze. Le stesse però chiesero alla direzione dell'hotel di poter alloggiare Elisa in un'altra camera, perché spaventate dal suo strano comportamento. Quindi Elisa aveva mostrato segni di squilibrio mentale già durante la mattinata del giorno della sua scomparsa. I suoi genitori, in un primo momento, avevano evitato di parlare dei problemi psichiatrici della figlia, per vergogna e in un certo senso per mantenere a salvo la sua reputazione. Ma gli stessi erano venuti a galla al momento dell'autopsia, quando le analisi tossicologiche rilevarono nel sangue di Elisa la presenza del principio attivo dei farmaci che stava assumendo. Ma c'erano ancora 2 punti da chiarire. In che modo Elisa sarebbe arrivata in cima alle cisterne? E come avrebbe fatto a chiudere il coperchio di quella dove venne trovata? La risposta a entrambe queste domande è stata fornita dal filmato girato da una persona che vuole mostrare la facilità con cui chiunque, anche una ragazza come Elisa, avrebbe potuto raggiungere quel punto. Era sufficiente salire sul tetto usando la scala antincendio e una volta lì sarebbe bastato individuare la piccola scala che porta al livello superiore, giusto sopra le cisterne. Da qui il salto per raggiungerle è minimo. Oltre a questo, nel video è facile notare come il coperchio superiore di 2 di esse sia aperto. Quindi, perché si parlò sempre di un coperchio sigillato? In verità, la cisterna dove venne recuperato il corpo di Elisa era aperta. Si crede che fu la polizia a riportare in modo errato questa informazione e i media ne approfittarono per sensazionalizzare ancora di più la notizia. Insomma, il punto più enigmatico della vicenda era frutto di un errore, di un malinteso, o almeno così è stato detto. L'ipotesi più probabile. Detto questo, è sufficiente mettere insieme tutti i pezzi per giungere a un'ipotesi credibile di quanto è successo. Il giorno della sua scomparsa, Elisa non stava bene. Le ragazze che si trovavano alloggiate nella sua stanza sottolinearono che si comportava in modo molto strano. Se diamo fede alla loro testimonianza, c'è da credere che Elisa potesse davvero essere preda di allucinazioni, paranoia o un'altra condizione che possa aver causato quella strana condotta all'interno dell'ascensore. Così come la sua ricerca di un rifugio che, per assurdo, la portò a soffrire uno sfortunato incidente. Qualcuno potrebbe suggerire che abbia voluto togliersi la vita, ma le prove non sembrano portare a questa conclusione. Inoltre, nonostante i suoi problemi, Elisa non aveva mai mostrato l'intenzione di compiere un gesto simile. Scartata quell'ipotesi, rimane solo quella della fatalità. Quindi, mistero risolto? In verità, no. Quella che vi ho proposto è ovviamente una semplice ipotesi. Ad ogni modo una teoria che risulta supportata da molte più prove rispetto a quelle dell'omicidio o dell'intervento di forze soprannaturali. Ci sono aspetti di questa vicenda che nessuno potrà mai portare alla luce, soprattutto ciò che successe davvero nella mente di Elisa quel giorno, e perché nessuno intervenne per aiutarla. E qui torniamo a quei famosi 60 secondi di registrazione eliminati dal filmato dell'ascensore. Non saranno forse quelli che, se portati alla luce, potrebbero chiarire maggiormente la situazione e fornire risposta a molti quesiti? E voi cosa ne pensate? Cosa potrebbe essere successo davvero a Elisa Lam? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.